Namaskar, bentornati a tutti nel mio canale Yoga con Luna. La lezione di oggi è dedicata a una posizione specifica, ovvero l'asana di Virabhadrasana, quindi Virabhadra. Virabhadra si può tradurre come Vira, eroe, e Bhadra, buono. Questa posizione ci ricorda che in realtà la vera forza sta nella gentilezza, quindi nel creare spazio nel nostro animo, nella bontà del nostro animo, nell'essenza più pura. Proprio perché i veri eroi, i veri guerrieri in realtà non sono mai coloro che si irrigidiscono di fronte alla vita o reagiscono con impulso e rabbia, ma in realtà dalla mitologia della Bhagavad Gita vogliamo ricordarci attraverso la pratica dello yoga che Virabhadra è un eroe che prende tutte le sue risorse, tutte le sue armi per sferrare l'attacco, ma in realtà metaforicamente significa proprio attaccare il nostro ego, quindi andare contro alle nostre convinzioni, a ciò che ci costringe in qualcosa che non siamo, a ciò che ci fa soffrire. Quindi in realtà Virabhadra attacca proprio tutti i nostri veleni mentali e una volta che riusciamo a lasciare andare questo ego che ci tiene attaccati alla materialità, che non ci fa essere grati delle cose, quindi non ci fa vivere una vita profonda e consapevole, una volta che creiamo questo spazio possiamo davvero alleggerire il nostro cuore. Quindi Virabhadra è l'eroe buono che c'è dentro di noi, che attraverso le sue risorse crea spazio nella vita e solo quando creiamo dello spazio possiamo accogliere qualcosa di nuovo. Quindi iniziamo la nostra pratica in una posizione seduta, comoda, a gambe incrociate o a gambe distese. E chiudiamo qui gli occhi, ci concentriamo completamente sulle nostre narici e immaginiamo che proprio questa fonte di respiro, di prana, le nostre narici siano ridotte a delle fessurine piccolissime. Quando immaginiamo che le nostre narici sono davvero così piccole, è come se il nostro respiro si infondesse molto più lentamente all'interno dei nostri polmoni, della nostra pancia, del nostro corpo. E quindi mettiamoci pure tutto il tempo che ci serve per respirare, non ci rincorre nessuno, non c'è fretta nella vita. Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Seguiamo i nostri tempi, seguiamo il decorso naturale delle cose. Quindi facciamo dei bei respiri. Dalla base del bacino inspiriamo, srotoliamo bene tutta la colonna, una vertebra alla volta, è come se ci volessimo sollevare verso il cielo. Uniamo pollice e indice nel Chin Mudra in questo gesto delle mani che ci ricorda l'unione. Noi non siamo solo ego, non siamo solo materia, non siamo solo corpo, c'è molto di più. E quindi perché attaccarci alle cose che ci fanno soffrire? Noi pensiamo che la vita sia una costante, pensiamo che la vita sia infinita, ma in realtà non è così, quindi cerchiamo di essere grati di ciò che siamo in questo momento presente. E quindi con un bel espiro radichiamo bene i nostri glutei al tappetino e con un bel inspiro ci solleviamo verso l'alto, espandiamo i polmoni il più possibile, uniamo i palmi delle mani davanti al cuore. Scegliamo un'intenzione per la pratica di oggi, quindi in cosa vogliamo trovare un po' di forza, in quale ambito della nostra vita, a cosa vogliamo che Virabhadra attinga con questa pratica. Lentamente portiamo questo Anjali Mudra nella zona del terzo occhio, riapriamo gli occhi e iniziamo la nostra pratica. Rilassiamo ancora una volta le mani sulle ginocchia e iniziamo a fare un bel inspiro. Andiamo in avanti, disegniamo un cerchio, espirando chiudiamo tutto. In questo semplice gesto, in questo semplice movimento è come se volessimo disegnare una spirale
che dalla base del bacino scorre lungo tutta la colonna vertebrale. E la nostra colonna vertebrale nello yoga è la sede ipotetica dei nostri chakra, quindi dalla base del bacino Muladhara fino alla corona della testa, Sahasrara chakra. Cambiamo il senso di rotazione, quindi questo movimento tipico del Kundalini Yoga, andiamo a stimolare proprio tutte queste sedi energetiche e rendiamo questo movimento un po' come se fosse un gatto mucca, quindi inspiriamo, andiamo in avanti, inarchiamo ed espiriamo, formiamo una bella gobba con la schiena e lentamente ci fermiamo al centro con queste spirali sempre più piccole, la colonna è ben stesa, inspiro, sollevo le braccia verso l'alto ed espiro, rilasso le spalle lontane dalle orecchie. Creo proprio tutto lo spazio di cui ho bisogno nel collo e vado a incrociare le dita delle mani, stendo i palmi delle mani verso l'alto, inspiro, come se volessi spingere il soffitto verso l'alto ed espirando scendo con le braccia tese in avanti, rilasso i palmi delle mani a terra, rilasso la fronte verso il pavimento e resto qui qualche respiro profondo. Espando la zona delle scapole, inspiro, lentamente espirando srotolo la colonna vertebrale piano piano, una vertebra alla volta verso l'alto e ancora inspiro, stendo le braccia, rilasso le spalle lontane dalle orecchie e questa volta andiamo a incrociare le dita delle mani dietro la schiena. Inspiro, palmo contro palmo, ruoto le spalle indietro, creo spazio nel petto e qui cerco di poggiare le mani dietro verso il pavimento, quindi cerco in qualche modo una bella apertura dello sterno, spingo con le mani a terra e apro il petto. Se mi dà fastidio il collo lo tengo verso lo sterno, inspiro profondamente, espiro, ritorno con la schiena neutra e scendo, questa volta porto le mani verso la testa e anche un po' oltre, da qui separo i palmi delle mani, mi lascio proprio andare, rilasso le spalle il più possibile, posso anche fare dei movimenti un po' circolari, un po' a 8 per sciogliere questa zona delle spalle e delle braccia. 3 respiri qui. Ogni espiro crea spazio, quindi scendiamo un po' di più. Al prossimo inspiro lentamente mi sollevo di nuovo e qui sempre con le mani incrociate le porto sul fianco destro, inspiro lungo la schiena, espiro, rilasso l'orecchio sinistro verso la spalla, la colonna rimane ben dritta e stiamo solo lavorando sul collo e lentamente ritorno con il collo in posizione neutra, inspiro, stendo ancora un po' le braccia dietro la schiena ed espiro le mani sul fianco sinistro, inspiro allungo, espiro scendo. E resto qui un istante e lentamente sciolgo, ritorno in posizione, sciolgo ancora le braccia, le porto verso l'alto, inspiro, mi allungo, magari guardo fra le mani. E espirando entro in torsione, le spalle si rilassano, mano destra sul ginocchio sinistro e mano sinistra dietro. Inspiro, allungo, espiro, dall'ombelico ruotiamo verso sinistra. Proprio come se il centro della pancia fosse il perno del nostro movimento. E vado a sciogliere ancora, inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, rilasso le spalle, espiro, torsione verso destra, inspiro allungo, espiro, ruoto. Resto qui e con l'espiro come sempre creo spazio, espiro, svuoto la pancia e posso magari guardare oltre la spalla, il mio drishti va oltre il corpo fisico. Espiro, ritorno e da qui sciogliamo le nostre gambe, passiamo in quadrupedia. Sempre le ginocchia sotto la linea delle anche, i polsi sotto la linea delle spalle. Andiamo a completare il nostro movimento di gatto mucca. Quindi inspiro, apro, espiro, chiudo, spingo bene il tappetino
in modo tale da allontanare le scapole. Qui creo spazio e ogni inspiro parte dall'osso sacro e ogni espiro parte dalla cervicale. Chiudo tutto e chiudo anche la coda del bacino. E da qui mi fermo in posizione neutra, tutto il corpo su una stessa linea, vado a inspirare, stendo la gamba destra dietro di me. Qui non voglio spanciare troppo, ma tengo il bacino bello squadrato, piede a martello. Sento il peso sulla mano destra, quando mi sento stabile inspiro, stendo il braccio sinistro in avanti. Sto qui un istante, cerco la mia forza in Manipura Chakra, quindi l'ombelico, e espiro, riappoggio le mani, piego il ginocchio destro e da qui apro l'anca, stendo la gamba e poggio il piede destro a terra. Inspiro, guardo in avanti, schiena dritta, espiro, inizio a camminare in avanti stendendo le braccia, quindi come se volessi entrare nella posizione del cucciolo, quindi in questa variante di allungamento della schiena, squadro il bacino, quindi spingo l'anca destra verso il basso. Resto. Se riesco poggio la fronte o posso poggiare anche il mento. E al prossimo inspiro lentamente, mi sollevo, avvicino le mani verso di me, andiamo a inspirare, stendiamo la colonna verso l'alto, espiriamo, mano destra sulla gamba e allungo il braccio sinistro oltre la testa per Parigasana, quindi la posizione del cancello. Come se volessi un po' chiudermi con la mano sinistra verso il piede destro. Inspiro ed espiro, scendo e sciolgo entrambe le mani a terra, stendo di nuovo la gamba destra indietro, questa volta la spingo bene verso l'alto e ancora una volta stacco il braccio sinistro, questa volta cerco il mio piede per la posizione della tigre, quindi scalcio il piede verso l'alto e apro il petto, guardo un punto fisso, inspiro, espiro, sciolgo e sono di nuovo in quadrupedia, cambio dall'altro lato, quindi vado a inspirare, stendo la gamba sinistra, squadro il bacino, forza nell'ombelico che si risucchia verso la colonna, inspiro, stendo il braccio destro e resto, quindi cerco di creare questa linea unica lungo tutto il corpo, inspiro qui, espiro, mano destra a terra, apro il ginocchio e l'anca verso sinistra, poggio il piede, inspiro, squadro il bacino, schiena dritta, espiro, scendo in questa variante di Anatasana, Anahata Chakra del cuore e quindi posizione del quarto chakra, comunemente detta il cucciolo, proprio perché stendiamo la schiena, le braccia, come fanno un po' i cagnoloni quando si stiracchiano. Inspiro, lentamente espirando avvicino le mani verso di me, con un bel inspiro stendo le braccia, mi allungo verso l'alto, espiro, Parigasana dall'altro lato, quindi allungo il braccio destro verso il piede sinistro, mi giro di qui. E qui è come se volessi ruotare un po' il petto verso il cielo, quindi non collasso con la schiena verso il basso in questo modo, ma apro completamente, come se il corpo fosse fra due lastre di vetro, espiro, torno, mani a terra, faccio forza nel piede destro, nei due appoggi delle mani, inspiro, scalcio la gamba sinistra verso l'alto, stendo il braccio destro e cerco la mia tigre, quindi spingo il piede verso l'alto, mi lascio trasportare in questa apertura della spalla, espirando lentamente sciolgo e qui cerco Balasana, quindi dorso dei piedi a terra, scendo col bacino verso i talloni, mi allungo nella posizione del bambino, faccio dei bei respiri ma non mi rilasso troppo, quindi cammino con le mani in avanti per cercare la mia posizione ideale, la mia ampiezza ideale piedi-mani,
per salire poi in Adho Mukha Svanasana, il cane a testa in giù. Quindi sono già pronto qui, mani e piedi, salgo, spingo il bacino verso l'alto e qui cammino, passeggio un po' sul posto, continuo a spingere il coccige verso l'alto e da qui mi radico sul piede sinistro, inspiro, stendo la gamba destra verso l'alto, ruoto l'anca e continuo a spingere il piede verso il cielo, il torace si avvicina alla coscia, rilasso il collo, apro il bacino, come se volessi guardare un po' sotto il braccio, piego il ginocchio, spingo il tallone verso il gluteo ed espirando, piede destro va fra le mani. Poggio il sinistro 45 gradi, piego il ginocchio, inspiro, Virabhadrasana 1. L'eroe, buono, che sorge, quindi dalle ceneri. Inizio a capire che in realtà sono molto di più di quello che penso di essere. Inspiro, affondo, qui l'anca sinistra è bella ruotata, tutto il corpo in avanti. Espirando, apro il piede destro per Virabhadrasana 2, quindi scendo nel guerriero 2. Qui il ginocchio spinge bene all'esterno, ma tutto il corpo adesso è ruotato lateralmente. Rilasso le spalle e questo guerriero guarda i suoi obiettivi. Cosa andiamo ricercando qui? Con le gambe tese, palmo della mano destra in avanti, prendo le mie armi e mi preparo. E le armi qui sono le risorse per creare questa forza, per farci spazio, guerriero invertito. E avambraccio destro sulla coscia, inspiro, allungo il braccio sinistro oltre la testa. Per Parsva Konasana, continuo a fare forza nella gamba destra, quindi scendo bene, affondo, inspiro. Se voglio qui posso portare la mano destra a terra, se riesco, oppure su di un mattoncino. Quindi il braccio all'interno della gamba, posso cercare il mio aggancio delle mani, se riesco continuo a ruotare con il busto verso l'alto. Inspiro ed espiro lentamente, provo a stendere la gamba destra per cercare la posizione di Trikonasana e se per me è troppo con l'aggancio delle mani, lascio andare la mano destra verso il basso e vado a inspirare, stendere il braccio sinistro verso l'alto. Inspiro profondamente ed espirando parivritti Trikonasana, quindi porto giù la mano sinistra e ruoto il busto verso il cielo. Inspiro, braccio destro verso l'alto, anche qui posso aiutarmi sempre con un mattoncino, questa è una delle posizioni più intense dello yoga, penso, soprattutto all'inizio, quindi usiamo i nostri blocchi. Inspiro ed espiro, rilasso, questa volta tutto il corpo guarda in avanti, posso fare un passettino, inspiro, allungo la schiena, squadro il bacino frontale ed espiro, scendo. Le mani possono rimanere sotto le spalle oppure ruoto le dita delle mani indietro, faccio tanti passettini per cercare la mia posizione della piramide. Quindi la fronte scende verso il ginocchio, possiamo piegare leggermente la gamba oppure tenerla tesa. Ancora una volta posso aiutarmi con i miei mattoncini qui. Quindi faccio 3 respiri profondi. Resto, rilasso bene la testa, le spalle. Inspiro, guardo avanti. Entrambe le mani ai lati del piede, stendo la gamba sinistra, mano sinistra a terra, inspiro ancora, torsione semplice, braccio destro verso l'alto. Inspiro profondamente, la gamba sinistra è tesa, il tallone sollevato. Espiro, entrambe le mani a terra, questa volta scendo per la posizione della panca. Tutto il corpo su una linea unica, Manipura chakra attivo, ginocchia a terra, dorso dei piedi a terra, gomiti stretti. Mento sfiora il tappetino, Ashtanga Namaskarasana. Inspiro, Bhujangasana, il cobra.
ed espiro, punto i piedi, torno in quadrupedia e nel cane testa in giù. E qui mi rilasso, cammino un po' sul posto, piego un ginocchio poi l'altro, respiro. Continuo a spingere il coccige verso l'alto, il busto verso le cosce. E questa volta è il piede destro che si poggia a terra, stessa sequenza dall'altro lato, quindi inspiro, apro bene il bacino, spingo il piede verso l'alto, piego il ginocchio e continuo questa apertura. Inspiro, posso guardare sotto il braccio, espiro, cerco la mia posizione di Virabhadrasana 1, sorgo e salgo e scendo qui col bacino. Mi prendo un po' di tempo, quindi soprattutto all'inizio della pratica questa posizione può essere molto intensa per il nostro psoas, quindi stendo bene la gamba destra, affondo e con questo allineamento noto di sicuro la differenza nella sensazione. Espiro, Virabhadra 2. In questa posizione l'errore che vedo spesso è quello di allineare i piedi in modo sbagliato, quindi controlliamo che il tallone sia in linea con la parte mediana del piede destro. Ruoto, busto e bacino laterale, guardo avanti, affondo, inspiro, espiro, guerriero invertito e qui preparo le mie risorse. Respiro e poi mi allungo, braccio destro oltre la testa. Anche qui spingo busto e bacino verso il cielo, la mano un prolungamento della gamba, se voglio scendo, continuo a respirare e poi anche qui piego le braccia, posso far passare il sinistro sotto la gamba, cerco il mio aggancio. E sento la forza nelle gambe, nelle braccia, inspiro, espiro, sciolgo tutto e da qui inizio a stendere piano piano la gamba sinistra per Trikonasana. Posso provare a tenere l'aggancio qui oppure sciolgo piano piano le mani, la sinistra sotto e la destra sale verso il cielo. Unisco corpo, mente e spirito in questa posizione dei 3 punti. Ruoto bene il busto verso il cielo, inspiro ed espiro pari vritti, quindi mano destra a terra, se ho bisogno chiudo un po' il piede, il busto si squadra, il bacino si squadra, inspiro, Trikonasana, rovesciato, quindi anche qui Manipura Chakra stimolatissimo, mano sinistra sale verso il cielo, inspiro, espiro, chiudo e qui posso chiudere un po' il piede destro, fare un passettino, inspiro, allungo la colonna, espiro, fronte verso il ginocchio, piramide e resto qui oppure come prima posso portare le mani verso il fondo del tappetino, 3 respiri, rilasso le spalle, rilasso la testa, la fronte. Rilasso i muscoli del viso e lentamente guardo avanti, le mani ai lati del piede, piego il ginocchio sinistro, mano destra a terra, inspiro, torsione semplice, apro, spingo bene la mano sinistra verso il cielo, affondo, inspiro ed espiro, mani ai lati del piede, posizione della panca, scendo, Ashtanga Namaskarasana, Cobra, inspiro, espiro, posso staccare le gambe e entrare direttamente nel cane testa in giù, Adho Mukha. Cammino, piego un ginocchio poi l'altro, poi noto cosa è cambiato nelle gambe e nella schiena. E da qui faccio tanti passettini con i piedi verso le mani, inspiro, allungo schiena e gambe, espiro, mi chiudo in Uttanasana, quindi piegamento in avanti, posso rimanere qui cercando di portare il torace verso le cosce, quindi non voglio fare questo, ma piuttosto
Immagino di spingere il bacino indietro e con la schiena dritta portarmi verso il basso, e se rimango qui va benissimo. Se invece riesco ad andare oltre, posso o abbracciarmi la parte posteriore del ginocchio, oppure i polpacci, oppure afferrarmi gli alluci, e questo fa da leva per inspirare, allungare la schiena, ed espirare, chiudermi completamente. Sto 5 respiri qui, e qui un leggero piegamento del ginocchio va benissimo. Quindi cerchiamo di non serrare mai le articolazioni. Se sono in chiusura completa, spingo leggermente il peso del corpo in avanti verso le dita dei piedi. Inspiro, espiro, piego bene le ginocchia, sgancio e srotolo. Apro le braccia, disegno un grande sole, inspiro, palmi delle mani uniti. Inarco un po' la schiena ed espiro, mani davanti al cuore. E qui siamo pronti per entrare nel nostro ultimo Virabhadra, quindi inspiro, allungo le braccia verso l'alto ed espiro, ritorno, qui stacco il ginocchio destro, forza nel piede sinistro, guardo avanti. Il piede a martello, anche qui voglio portarmi su una linea unica nel corpo, quindi spingo col piede sinistro, allungo la colonna, e da qui posso sganciare piano piano il ginocchio destro, stendere la gamba destra in avanti, inspiro ed espiro, scendo nel guerriero 3. Quindi il guerriero che è finalmente pronto a sferrare il suo attacco. Tutto il corpo su una linea unica, bacino squadrato, forza nel gluteo, nella gamba destra. Le mani sono tese in avanti oppure unite davanti al cuore. Equilibrio, guardiamo un punto fisso e lentamente, lentamente ritorniamo. Piedi vicini, inspiro, palmi delle mani uniti, espiro, scendo in Uttanasana e mi chiudo. Sto 5 respiri ancora, scelgo la mia variante, quindi mi abbraccio il retro delle ginocchia, polpacci, alluci, oppure mani ai lati del piede. E lentamente piego le ginocchia, srotolo la colonna, grande sole, apro il cuore, inspiro ed espiro. Mani davanti al cuore, ancora una volta iniziamo a radicare il nostro piede destro, stacchiamo il ginocchio sinistro e lo abbracciamo al petto. Sorgiamo, quindi forza nel corpo, saliamo verso il cielo, inspiro, espiro, sgancio. Posso rimanere qui o stendere la gamba, inspiro, continuo a far forza, espiro, Virabhadrasana 3. Non vado in apnea, resto con le mie difficoltà, le osservo senza mai giudicarmi. E lentamente inspiro, torno ed espiro. Questa volta ci portiamo a terra, quindi dalla cima del tappetino inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, guardo avanti, espiro. Con 2 passi ci riportiamo nella panca o con un saltino. Chaturanga, quindi piego i gomiti, scendo tutto il corpo su una linea unica, inspiro, apro il petto, urva, espiro, chiudo, Adho. Questa sequenzina finale la posso rifare come all'inizio della pratica, quindi poggiando le ginocchia a terra e scorrendo in avanti, quindi non c'è bisogno di estremizzare, ma se vogliamo lavorare un po' sulla forza, il Vinyasa è ottimo. Vinyasa è proprio questa sequenza di Kana testa in su, Kana testa in giù, panca e Chaturanga. Ginocchia a terra, piedi uniti, separo le ginocchia il più possibile e scendo in questa variante di Balasana un po' più larga. Allargo anche i gomiti e poggio la fronte sul dorso delle mani. 5 respiri. Resto. Osservo tutto il lavoro che ho fatto.
E lentamente inizio a portare le mani davanti alle ginocchia, appoggio la fronte a terra, ruoto le spalle indietro, lentamente srotolo la schiena. E da qui avvicino le ginocchia, quindi chiudo le gambe, mi siedo comodamente sui talloni. Se mi fanno male i piedi posso mettere un cuscino, una copertina sotto. I palmi delle mani si rilassano sulle gambe, ruoto le spalle indietro, schiena dritta. Non spancio, ma chiudo il bacino, quindi la colonna su una linea unica. Posizione di Virasana, quindi questa è la posizione dell'eroe di per sé. Quindi essere eroi non significa sempre solo fare e disfare, essere attivi, energici, ma anche saper stare con noi stessi, osservarci, non proiettarci solo e per forza all'esterno, ma anche in meditazione all'interno di noi. E lentamente andiamo a sederci su di un fianco, stendiamo le gambe in avanti e ci lasciamo andare verso il basso. Appoggiamo una vertebra alla volta e possiamo abbracciarci le ginocchia qui, dondolare a destra e a sinistra. Respiro. E lentamente poggiamo entrambi i piedi a terra e andiamo a inspirare, ci portiamo nella posizione del piccione, quindi caviglia destra sul ginocchio sinistro, apro il ginocchio destro, resto qui oppure mi avvicino le gambe al petto, posso incrociare le dita delle mani davanti o dietro la tibia. Entrambi i piedi sono attivi a martello. Continuo a ruotare attivamente il ginocchio all'esterno qui e scelgo la mia sensazione, quindi più ruoto il ginocchio più la posizione sarà intensa. Inspiro ed espiro con le gambe in questa esatta posizione, le lascio andare verso sinistra, apro il braccio destro verso destra e posso rimanere qui oppure un'ultima volta cerco con la mano destra il mio piede sinistro e da qui con l'aggancio lo attraggo verso il gluteo. Facendo questo cerco di non staccare la spalla destra da terra, non ruotare il busto, ma continuo ad aprire e proiettare il cuore verso l'alto. Inspiro, espiro lentamente, sgancio, sciolgo, riporto le ginocchia verso l'alto, ginocchia unite e andiamo dall'altro lato, quindi caviglia sinistra sul ginocchio destro, piccione. Mi godo un po' questa sensazione, apro bene il ginocchio sinistro, piedi attivi, inspiro, espirando lentamente entriamo in torsione. Le gambe non cambiano posizione, con la mano destra spingo, mantengo proprio questa apertura del ginocchio e resto qui o ancora una volta cerco l'aggancio del mio piede. Tallone verso il gluteo, resto e lentamente lascio andare. E la nostra ultimissima posizione sarà proprio a partire da qui, ginocchia al petto, separo le ginocchia, tengo i piedi uniti, le braccia e le mani vanno all'interno. Posso cercare o la parte esterna dei piedi o l'alluce. Se non dovessi riuscire ad agganciare, tengo semplicemente dietro il ginocchio. E da qui Ananda Balasana, il bambino felice. Spingo i piedi verso l'alto, un po' come se volessi appunto poggiarli sul soffitto. E da qui una forza mi attrae verso il basso, le ginocchia scendono verso le spalle e resto 5 respiri. Posso tenere questa posizione statica oppure dondolare un po' a destra e a sinistra. Apro bene il petto, rilasso la gola. E al prossimo espiro lentamente per uscire dalla posizione. Riportiamo i piedi a contatto fra di loro. Chiudiamo le ginocchia, ci diamo un ultimo abbraccio, inspiro
ed espiro, Shavasana, la posizione finale di rilassamento. Quindi separo braccia e gambe, cerco tutto lo spazio di cui ho bisogno e mi connetto con questa essenza più profonda, questa risorsa che mi ha portato a praticare oggi. E in cosa mi sento un po' più forte dopo questa pratica insieme. E resto in Shavasana tutto il tempo che mi serve. Io vi consiglio almeno 5 minuti. Lasciamo proprio al corpo il tempo di integrare tutto il lavoro che abbiamo fatto. E a ogni espiro, che è sempre più naturale, ci culliamo in questo rilassamento, quindi disattiviamo qualsiasi muscolo del corpo e lasciamo che questo lavoro che abbiamo fatto proprio a partire dal corpo scenda in profondità del nostro spirito. Quando ce la sentiamo di uscire da Shavasana possiamo muovere un po' le dita delle mani, le dita dei piedi, riportiamo il corpo su una linea unica, possiamo stiracchiarci, inspiro ed espiro. Mi lascio andare in posizione fetale sul fianco destro. Come facciamo sempre, srotolo la colonna una vertebra alla volta e sempre mantenendo gli occhi chiusi troviamo la nostra posizione comoda, quella che in questo momento sentiamo essere comoda, quindi può essere la stessa dell'inizio della pratica, ma anche no. Stiamo un istante con tutto ciò che sentiamo emergere in questo momento. E da questo stato di rilassamento vorrei pescare con voi una carta di Amma. Quindi Amma è una maestra indiana che seguo da tanto e queste sono le sue massime. Quindi per oggi vediamo un po', scelgo questa. Non hai bisogno di una nuova verità, devi solo realizzare la verità che già c'è. Uniamo i palmi delle mani davanti al cuore e lentamente con le mani in Anjali Mudra nella zona del terzo occhio riapriamo gli occhi. Namaste. Vi ringrazio di cuore. Vi ricordo che se volete praticare con me ogni mercoledì alle 18:30 fino alle 19:30 tengo online una classe di Yin Yang Yoga. Un po' questo principio di due forze uguali e contrapposte che vanno a lavorare in profondità nel nostro corpo, rilassamento e azione. Quindi io vi invito a visitare il mio sito nell'info box e a contattarmi se avete qualsiasi dubbio, domanda o richiesta per prossimi video. Io vi ringrazio e alla prossima!